Ho fatto ritorno da Abilmente Vicenza, sono stati 5 giorni molto intensi, ma sono stato incredibilmente felice di conoscere delle persone fantastiche, condividere un po' di creatività e ovviamente fare qualche acquisto. Quindi eccomi qui a condividere con voi e mostrarvi i miei acquisti di Abilmente Vicenza. Sono stato molto indeciso su come mostrarvi i miei acquisti, nel senso, ho pensato di mostrarveli in ordine, ma molto divertentemente sono tornato qualcosa come 5 volte a comprare libri alla libreria Spazio BK, che era letteralmente lo stand davanti al mio, quindi ogni volta spostavano leggermente i libri, io vedevo una copertina nuova ed ero tipo, oh damn, ora devo prendere anche questo libro. Mi è stato suggerito di mostrarvi i miei acquisti in ordine di dimensione e mi sembra assolutamente divertentissimo come metodo e come scelta di tipologia. Quindi ecco i miei acquisti in ordine di dimensione, dal più grande al più piccolo, sperando di essere abbastanza precisi in questa categorizzazione. Quindi il mio acquisto più grande è stato anche il mio acquisto dell'ultimo giorno. Dovete sapere che circa un mese fa ho iniziato a prendere lezioni di uncinetto. Avevo già qualche base. Tra i miei obiettivi di questa fiera c'era quello di comprare degli uncinetti e comprare delle lane o dei materiali da poter appunto uncinettare. Poi ovviamente, conoscendomi, so benissimo che l'effetto comunque della maglia è molto bello. Io mi sento un po' impedito ad avere in mano due attrezzi. Per chi non lo sapesse, io tecnicamente sono un artista di ricamo moderno, di punch needle, di tante belle cose che hanno un attrezzo, si tengono con una mano. Quindi l'uncinetto secondo me era nelle mie vibes, è un singolo attrezzo, ce la posso fare, posso usarlo e sfruttarlo. Mentre i ferri, regno sconosciuto. Però l'effetto dei ferri mi piace molto. Quindi ho detto, se in questi 4 giorni mi sentirò proprio, come si suol dire, me la sentirò calda, allora comprerò dei ferri e comprerò qualcosa da fare ai ferri. E spoiler, me la sono sentita calda. Sono stati 4 giorni molto belli, ho ricevuto tantissimi complimenti, mi hanno fatto un po' galvanizzare e di conseguenza ho comprato un set di ferri, lo vedremo, e ho comprato le lane che ho deciso di lavorare ai ferri. Sono andata allo stand di Betta Knit, dove hanno dei filati molto molto belli e mi hanno aiutato moltissimo nello scegliere, sto perdendo gomitoli da tutte le parti, nello scegliere i colori e la quantità da utilizzare per fare il mio maglione. Poiché sono un principiante ho un po' di timore rispetto a quanto riuscirò a lavorare e quanto invece filato sprecherò o rovinerò, quindi mi sento un po' più al sicuro avendo più filato tra le mani. E al contempo so che se ne avanzo potrò tranquillamente fare un oggetto complementare come uno scaldacollo, una sciarpa o qualcosa che possa andare con il maglione. Comunque l'obiettivo è realizzare un maglione stile block color e ho deciso di farlo con i colori primari, quindi ho scelto giallo, rosso e blu in questo alpaca cotton, ovvero 50% alpaca e 50% cotone. Sono contento che questo sia l'oggetto più grande perché vuol dire che da qui in avanti gli oggetti saranno più piccoli e sarò in grado di tenerli in mano. Lì allo stand avevano anche un capo lavorato in alpaca cotton e quindi so anche che lavorato rende incredibilmente bene. Ho comprato questi gomitoli, ne ho presi 5 da Ophelia Italy, sono 80 lana, 20 acrilico. E lavorati sono meravigliosi, avevano il campione di questi gomitoli lavorati allo stand, l'ho visto e ho detto è assolutamente bellissimo, voglio assolutamente provare a lavorare della lana che cambia colore e quindi ho deciso di comprarli. Vi ho già iniziato a lavorare in quello che potrebbe essere un campione del futuro per mostrarvi quanto viene bene da lavorato. Poi è proprio bellissimo lavorare un filato che cambia colore e vedere come cambia colore mentre lo stai lavorando. Però ecco, questa è la seconda cosa più grande che ho preso. La terza cosa più grande, tecnicamente forse i libri sono più grandi di questo, ma ormai sono in questo mood lane, quindi a questo punto andiamo straight on alla prossima lana. Abbiamo del Woolpaca di Betta Knit, nuovamente, 50% baby alpaca, 50% lana. È stata la prima cosa che ho comprato perché ho visto questo colore allo stand di Betta Knit e ho detto mi dispiace, non può finire, non posso lasciarlo andare, questo viene a casa con me, l'ho presa giovedì. Sì, l'ho presa giovedì mattina, letteralmente, il primo giorno di fiera. Voglio fare un gilet, in questo caso uno smanicato, di quelli che hanno solo un quadrato davanti e un quadrato dietro e non hanno, cioè,
non sbatti, no niente. Questo penso lo lavorerò all'uncinetto, ma vedremo onestamente con dove mi porterà la vita. Comunque, se posso spendere una parola in merito alle girlies di Bettanit, sono state molto molto inclusive e simpatiche nei miei confronti e mi hanno davvero aiutato, non tanto nel scegliere il numero di gomitoli, che grazie, penso parte del loro lavoro, però soprattutto Eleonora di Nora il Crochet, le ho fatto alcune domande sul mondo del crochet, su alcune ispirazioni, le ho chiesto di passarmi alcuni account ed è stata incredibilmente gentile e disponibile, mi ha subito risposto anche se era il quarto giorno di fiera ed eravamo tutti molto stanchi e in generale all good vibes, good vibes. Moving on to cose di media dimensione, tecnicamente messe tutte insieme fanno la cosa più grande successiva, in realtà presi una a una, come vi dicevo. Libreria Spazio Book, innamorato completamente, una selection di libri fotonica, persone meravigliose, io lì pronto a spendere i miei soldi ovviamente. Ho comprato entrambi i Knit di Sara Benetti e Giulia Boari, li ho già letti. Non li ho già letti nel senso è finitabilmente li ho già letti, no, nel senso li ho già letti prima di comprarli, perché li avevo presi in biblioteca. Sono un biblioteca lover, sono un biblioteca goer, vado in biblioteca, prendo i libri e poi se mi piacciono davvero tanto li compro per averli in libreria e questi libri mi sono piaciuti davvero tanto. Questa è una guida alla maglia ma a fumetti. Penso che questi libri abbiano fatto una grande magia quando li ho letti, ovvero li ho letti e mi è venuta voglia di lavorare a maglia e quindi ho detto ok, devo avere un libro del genere, un libro che mi spinge a fare un craft di cui non mi sento particolarmente sicuro. E niente, averli trovati entrambi, ho detto ok, li voglio, grazie, arrivederci, li sto già pagando, sono già in mano mia e quindi ho comprato questi due libri. Ho comprato perché l'ho vista e non potevo lasciarla lì. The Norfolk Trans Joy Community Kilt Zine, ed è una zine, un'autoproduzione, un libricino inglese che arriva direttamente dall'Inghilterra su questo kilt e niente, è bellissimo festeggiare la felicità trans attraverso fiber arts e in Italia purtroppo è ancora incredibilmente poco comune, ma non importa, noi siamo contenti di sapere che alcune di queste pubblicazioni in Italia ci arrivano e di poterle leggere e di poterle apprezzare. Embroidered Crochet, io e la mia nuova passione uniti in una sola cosa, quindi questo libro dove si fanno dei lavori di uncinetto e poi sopra si va ad applicare il ricamo. E ultimo, ma non per importanza, anzi, questo in realtà è il libro di cui che sono più emozionato perché l'ho visto a distanza e mi sono teletrasportato. Un secondo prima ero al mio stand, il secondo dopo ero al loro stand con 20 euro in mano così dicendo per favore datemi questo libro. Seguo da un bel po' un artista di uncinetto canadese di cui ho fatto la mia più bella borsa, cioè la mia borsa pizza, seguendo un pattern di quest'artista, e quest'artista ha pubblicato un libro solo in Canada, edito in Canada, esiste solo in Canada e io giovedì allo stand di Spazio Book vedo questo libro urlando dentro, fuori, da tutte le parti, ed è Mad Hatter di Knotted Neon. È un libro super creativo, tecnicamente ti dà 4-5 basi su cui lavorare, il balaclava, il bucket head, la tote bag e la chunky bag, e poi ti insegna tutta una serie di decorazioni da attaccarci sopra per renderli incredibilmente creativi e assolutamente folli, pazzi. Emozionatissimo di trovare questo libro in Italia e di vederlo in vendita ad un banco ad una fiera italiana. Ho comprato i ferri circolari della Knit Pro perché sono un grandissimo fan della Knit Pro, legno color blu indigo, e in questa bellissima taschina abbiamo i cavi in nylon in diversi colori, così non posso sbagliarmi quando inizio le lavorazioni, dei connector e
Gli accessori sono delle pin che non ho assolutamente idea di a che cosa servono. I guess un giorno imparerò a che cosa servono. Allora, ci sono le istruzioni, ma non ho idea di cosa significhi questa vignetta e di perché mi stia chiedendo di usare uno di questi graffette. Sempre parlando di attrezzi, il set di uncinetti della Clover. Tecnicamente anche questi erano dentro, ma ovviamente ho già iniziato a lavorare anche con questi, quindi li ho estratti per iniziare a fare alcuni lavori. Sono un bellissimo set perché vanno dal 2 al 6 con tutte le misure intermedie. Visto che poi però avevo comprato il filato della Lollipop di Ophelia, che è molto spesso, sono tornato lì per comprare sempre dalla Clover anche un numero 9 e quindi super set di uncinetti e set di ferri, entrambi acquistati in questa fiera. Poi ho preso un set di Halloween di Punto Croce e un altro set di Halloween di Punto Croce e quindi ho comprato anche della tela Aida nera per realizzare appunto questo set di Punto Croce. Continuiamo con questi washi tape, eccoli qua, 2 verde e 1 beige, uno diciamo confetti e 2 appunto a grid. Poi questo tecnicamente non è un acquisto, è un regalo, ma Fra il Sole, che era una delle mie meravigliose vicine di stand, mi ha regalato questo portachiavi Granny in colori autunnali, bellissimi colori, una palette molto simile alla mia. Diciamo, se togliessimo il viola e mettessimo il verde sarebbe esattamente la mia palette. Ma mi piace molto ed è anche molto morbido. Con Shamba ho swappato, nel senso che gli ho regalato una mia spilla e lei mi ha regalato questa decorazione per Natale. Non lo so, io la userò come decorazione per l'albero di Natale. Tecnicamente io le ho detto che gliel'avrei rubata nella notte se non me l'avesse regalata, quindi forse si è sentita un po' costretta. Ho comprato questo magnete a forma di tavolozza di pittura da Gli Obesini ed è adorabile anche perché l'effetto marbling fatto con il fimo è bellissimo. Io credo sia l'ultimo acquisto che ho fatto questabilmente. Da Poudre Rose Lab ho conosciuto questa artigiana a questa fiera, non sapevo chi fosse prima di Abilmente e sono rimasto sconvolto, let's just say that. Ho comprato una cosa che trovo assolutamente adorabile. Lei è un'artigiana ceramista e ha realizzato questi piantastorie, ovvero dei piccoli meravigliosi aggeggini, oggettini in ceramica da piantare nelle piante in modo da creare piccoli mondi fantastici. E io ho selezionato ovviamente il tema boschetto. È grande così, cioè non so se vi rendete conto della dimensione, è grande così, tipo è grande come il mio naso, è bellissimo, ci sono i biscottini. Ok, comunque detto ciò, è tutto a posto. Detto ciò, questi erano tutti i miei acquisti di Abilmente. Ho dovuto scandirli durante i giorni perché letteralmente facevo un corso il giorno precedente e usavo il guadagno del corso per andare a comprare qualcosa il giorno successivo. Quindi sono stato incredibilmente contento di aver fatto corsi tutti i giorni, di tutte le persone che sono passate a trovarmi, di tutti i corsisti che hanno scelto di imparare a ricamare con me e di tutte le persone che hanno deciso di acquistare una creazione nel Needle o ancora meglio di comprare un kit per imparare a ricamare. È stata una fiera molto intensa, molto bella, molto piacevole. Ho parlato con tantissime persone e mi sono davvero divertito un sacco. E la parte più bella di Abilmente è proprio che compri cose creative, parli con persone creative, torni a casa e hai voglia di fare cose creative. Tra 17 secondi starò lavorando a qualche craft. Se vi fa piacere potete lasciarmi un commento per dirmi qual è stata la vostra cosa preferita tra i miei acquisti, quale avreste voluto comprare anche voi. Non so cosa fanno di solito gli YouTuber per chiudere un video, quindi